L'avete detto in mille. Ah, ma le altre barche non sono affondate. Tutte le barche che erano vicino non sono affondate. Non ce n'era altre barche. I pescatori quella notte non sono usciti, perché i pescatori siciliani se ne guardano bene. Lo sapevano, c'erano condizioni veramente impossibili. Sapevano che quella notte ci sarebbe stato qualcosa di devastante. E l'unica barca che c'era, la goletta olandese, non è vero che non ha subito danni. A qualche ora dall'incidente il comandante ha dichiarato di aver subito danni ingenti e che è riuscito comunque a dare soccorso, a prestare soccorso. L'avete detto in mille, ma le notizie reali erano subito fruibili, bastava saperle cogliere. Non esiste niente di inaffondabile, niente, ma niente. Ci siamo scontrati sotto molti aspetti duramente. In molti commenti che avete lasciato sotto il mio video, diciamo che non vi siete per nulla risparmiati. E a oggi, a 7 giorni dal mio video, quasi 8, sono rimasti gli strascichi di una teoria che era lì davanti ai vostri occhi e molti di voi non la volevano vedere. Ma tanti altri in un video che ha fatto oltre le 100.000 visualizzazioni in così pochi giorni hanno sposato completamente quello che era il pensiero, non dovuto necessariamente al solo fatto che io vada per mare, ma anche perché mi ero spinto a provare a ragionare con la mia testa. Si sono spese tante parole, tantissime persone, avete visto quante persone si sono spinte parlando di cose che sinceramente al momento non riconosce neanche la scienza, ma non solo la scienza. Sarebbero addirittura non credibili in un film di Tom Cruise di 007, nonostante Hollywood spazi spesso nella fantascienza. Eppure tantissime persone che hanno usato anche un gergo piuttosto tosto, piuttosto violento nei miei confronti, che mi accusano di avere il prosciutto davanti agli occhi perché non riesco a vedere che il complotto è lì davanti ai miei occhi, una storia che andava a incrociare tantissimi riscontri oggettivi e di fatto adesso a 10 giorni dall'accaduto emerge che l'unica vera linea ufficiale rimane quella della condizione meteo imprevista che ha causato l'affondamento di una barca considerata inaffondabile in un tempo troppo contenuto. Si è capito benissimo che la barca era sdraiata, la dichiarazione dell'ufficiale che era preposto a dare informazioni al comandante mentre dormiva di quello che era l'evoluzione del meteo ha detto che non c'è stato il tempo, camminavano sulle pareti della barca per cercare di avvisare le persone che erano rimaste intrappolate. Camminavano sulle pareti della barca vuol dire, provate a immaginare se il vostro appartamento all'improvviso si rovescia e a chiedervi se trovereste immediatamente l'uscita. Tutto sottosopra, divani, mobili e voi a scavare nel panico e nel buio tra le pareti per trovare l'uscita. Camminavano sulle pareti perché la barca era sdraiata. I dubbi sollevati da persone che probabilmente si vogliono ai margini della ragione dubitavano anche del fatto che la barca si fosse mai sdraiata. Moltissimi hanno parlato di esplosivi che hanno fatto affondare la barca e chi non riusciva a negare che ci sia stato un momento di vento fortissimo collegato a una pioggia torrenziale, un improvviso innalzamento del mare non previsto perché non si trattava di un semplice temporale che era quello che proveniva come allarme dal meteo. Molte delle persone che hanno commentato sotto il mio video sostengono che questa tempesta è stata causata da armi che noi non conosciamo, ma loro sì, armi ad aria, hanno parlato di armi ad aria, chi ha parlato di armi scagliate da un elicottero, perché c'era un elicottero quella sera, guardate quanti hanno commentato sotto il mio video nominando l'elicottero, quindi queste persone credono che questo elicottero disponesse di una tecnologia tale da scatenare quella sorta di tempesta verticale, perché a me piace chiamarla come la chiamavamo 20 anni fa in mare, una cascata d'acqua e di vento improvvisa che colpisce il mare e si espande a una velocità impressionante. Le persone che dalle immagini non possono negare la tempesta allora si attaccano al fatto che questa tempesta può essere stata creata artificialmente, un'arma che loro conoscono, e sparata da un sottomarino, da una nave nelle vicinanze, che ha creato questo con la complicità
dei membri dell'equipaggio. Questi erano i commenti. Ci sono casi e situazioni dove non si prova più a usare la razionalità, dove i social sono fattore scatenante. A queste persone io rispondo: sono proprio i media, quelli che voi chiamate poteri forti, che vi vogliono così, complottisti ai margini, perché non avete idea quanto possa vendere un TG che parla di complotto o che insinua in voi il germe del dubbio, quanto vende e quanto viene più ascoltato. Un mio video è stato visto 100.000 volte e credo che tra i video del naufragio il mio video sia stato quello più visto di tutti, perché ho provato a usare l'intelligenza e la razionalità, senza arrogarmi nessun fregio né di comandante né di super esperto, ho solamente detto la mia. Per questo sono stato attaccato e distrutto, e capisco, ho le spalle larghe, non è un problema. In tantissimi hanno attaccato i miei capelli per la rasatura che mi ero appena fatta, in tantissimi hanno detto che il parrucchino potrebbe cadere. A loro rispondo che io non ho un parrucchino, ma ho capelli veri, e questo magari mette il dubbio che superati i 45 anni si possono avere ancora tutti i capelli, ma ce li ho, perché le loro argomentazioni erano queste: persone che si vogliono ai margini completamente, e quindi il complotto non può che essere la soluzione di ogni cosa. Il complotto ha i loro danni, perché evidentemente negli ultimi anni sono stati immersi in una condizione dove non si sentivano capiti. Io da questo punto di vista posso capire. No, io ho sempre avuto il vanto di rispondere come piccolo youtuber a tutti i commenti sul mio canale. A molti di questi 2000 commenti non ho potuto rispondere. A chi mi reputava servo e schiavo del potere, a chi diceva che io non sono esperto, che io sono un navigatore solo da laguna, a chi magari gettava discredito sulle mie barche. Ho cercato di rispondere a tutti, in certi casi ho addirittura magari esagerato, ho risposto con la stessa vena ironica, anche se la vena d'attacco non era proprio ironica ma era proprio violenta, perché vi ho detto che mi piace ribadire il fatto che è proprio il media che vi vuole così, perché siete voi l'utente, il fruitore ideale, colui che ha il dubbio, colui al quale piace sognare. Come in America è facilissimo far pensare a metà della popolazione che all'Area 51 ci siano gli alieni, è molto più facile, piuttosto che dover nascondere il fatto che all'Area 51 si facciano esperimenti nucleari. E questo succede anche qua, perché in questo momento vedete il male ovunque. E non perché il male ovunque non ci sia, o sia recondito, nascosto, celato. Il male probabilmente c'è, ci sono tante forme di male, ma voi non riuscite più a combatterle, non volete più combatterle, non avete più i mezzi culturali, emotivi, gestionali, razionali per combattere anche il male. E quindi lo subite. Ogni persona che cerca di dare luce a una situazione diventa automaticamente il vostro nemico da battere numero uno, sfociando in un odio da user 0001, perché non lo fate col vostro nome e cognome, ve ne guardate bene, contro ignoti, contro il primo di turno che si espone facendo un video. Ritorniamo al fatto che io ho fatto un video perché molti dei 6.000 amici che mi seguono mi hanno chiesto un'opinione, consci probabilmente del fatto che nei miei video, nelle decine di video che ho fatto, sono stato sempre me stesso, sempre molto sincero, e la sincerità al giorno d'oggi è un bene raro. Quindi ci sono persone che si sono iscritte al mio canale per fruire della mia sincerità, per godere della mia sincerità, per giudicarlo, per sentirsi come me, o altre che magari l'hanno fatto per screditarla, la mia sincerità, o per distinguersi da quello che sono io. Va bene tutto, ci sta. Pertanto, tornando al naufragio, oggi emerge quello che avevo detto a poche ore dal disastro. Addirittura l'ex comandante di questo bellissimo veliero ha dichiarato che secondo lui è impossibile che i boccaporti fossero rimasti aperti. Il ragazzo che è stato interrogato, purtroppo è un ragazzo giovane, ed era il ragazzo delegato a dover informare il comandante. Dell'equipaggio poi alla fine è morto solo il cuoco. Ha dichiarato che la barca si è stesa troppo velocemente e lui aveva fatto in tempo, quando il vento era ancora solo a 20 nodi, a sistemare i vasi, le piante, chiudere le finestre
ma non era addetto ai boccaporti e non sa se i boccaporti fossero aperti o chiusi. Però il fatto che lui abbia dichiarato che brancolavano camminando sulle pareti della nave rovesciata forse toglie un po' di credito a chi sostiene che quella barca abbia messo 16 minuti ad affondare. E anche se quella barca avesse messo 16 minuti ad affondare sdraiata su un fianco, credo che sarebbe stato molto impossibile tra divani rovesciati, piante, vetri, mobili, andare stanza per stanza dove c'erano le persone intrappolate. E penso che le persone, comprese l'equipaggio, magari hanno pensato di salvare quello che si poteva salvare sulle scialuppe di salvataggio. La scialuppa di salvataggio è autogonfiante, le scialuppe sono autogonfianti appena hanno impattato l'acqua, si sono gonfiate, il razzo è stato sparato, si dice in ritardo, perché come vi ho detto, ovviamente in una situazione disperata, di panico, quando si è arrivati sulle scialuppe si è riuscito a sparare il razzo di salvataggio. Non sono più ipotesi, sono dichiarazioni. Quindi per quanto mi riguarda, ragazzi, ormai è chiaro, quella nave si è sdraiata, aveva l'ancora che stava arando, contrasto col vento sull'albero, sul boma, sulla grande murata della barca, un vento così forte, un'ancora che ara il fondale, sono fattore rovesciante. Si pensava che a questa barca non sarebbe mai potuto accadere, si sbagliava, ma in Adriatico, in Tirreno, sono affondate migliaia di barche, di navi, per questi motivi. È emersa una nuova testimonianza di una donna che si occupava di un cantiere nautico che ha visto alle 4, mentre caricava la cisterna, ciò che è accaduto. Ha visto la nave che secondo lei stava arando e aveva un tremolio inconsueto, fino al momento che si è sdraiata. Lei non aveva mai visto nessuno far rada là. Aveva detto anche a dei conoscenti: non è il caso che quella barca stia là. La risposta che le era stata data era: non decidi tu dove deve stare quella barca. Sapeva che probabilmente quella zona era troppo esposta, e lo era. Quindi gli errori da parte dell'equipaggio non si possono assolutamente escludere, non si devono escludere e non si escluderanno. L'unica cosa che mi sento di escludere adesso sono le armi ad aria compressa sparate dai sottomarini, dalle navi, dai sommergibili, dall'elicottero, va bene? E i complotti. È vero, è affondata una nave con persone molto potenti nel mondo della finanza. Certo che se affonda una nave del genere è molto difficile che troverete persone come me o l'operaio in disoccupazione in Naspi dell'Italsider, per fare un esempio. Troverete persone potenti. Persone sulle quali si potrebbero costruire moltissime spy story, ma negare la tempesta verticale che c'è stata, negare il concatenarsi di eventi che ha fatto affondare quella nave. Non è da molti anni che questi velieri con alberi così giganteschi stanno solcando i nostri mari, quindi sono tutte condizioni che si scopriranno, no? Bisogna provare in mare se in effetti hanno capacità di affrontare situazioni del genere. Non risponderò a queste persone con la stessa arroganza, con la stessa volgarità, però certamente spiegherò che in determinate situazioni e condizioni della vostra vita la cosa migliore è cercare di recuperare l'autostima e la stima in voi stessi. Niente di più, niente di meno. Va bene? A presto. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On the